Oggi siamo a Prata Sannita. La meta di oggi è la Rava di Prata. Allora, dicevamo che l'escursione di oggi ci porta alla Rava di Prata, vicino a Prata Sannita. È un percorso che non abbiamo mai fatto, ma ci siamo fatti spiegare da Antonio, un nostro amico che vive qui a Prata Sannita, un po' come fare. L'escursione è una di quelle per escursionisti esperti. In effetti, per completare il percorso ci vogliono circa 6 ore. Poche indicazioni, anzi indicazioni assenti, ci hanno detto che le stavano praticamente facendo loro, stavano mettendo loro i segni CAI, quindi al momento è parzialmente segnalato. Contratti con pendenze decisamente importanti. Ciò che dobbiamo fare noi è seguire questo percorso, arrivare su quella vetta, fare tutta la cresta, ridiscendere, poi da qui non si vede, ma bisogna fare tutto un anello e tornare giù dove c'è la centrale elettrica, una centrale elettrica dismessa. Continuiamo a salire. Le fascette, come ci aveva detto Antonio, si trovano un pochino, facendo un pochettino di attenzione. Una delle attenzioni che ci aveva richiesto Antonio è di non entrare nel bosco, perché da lì è facile perdersi. Faccio vedere il panorama dietro, perché noi prendiamo come riferimento il castello di Prata Sannita. Devo dire che è uno spettacolo meraviglioso. Allora, Antonio ci aveva chiesto anche di fare attenzione alle vipere, perché questa, oltre ad essere il periodo giusto, è anche zona. Ecco un altro segnale, e qui c'è anche il sentiero che ci porta verso la Rava. Noi continuiamo imperterriti. Adesso vi faccio vedere dove siamo e dove dobbiamo arrivare. Ecco qua quello che abbiamo fatto fino adesso. Noi praticamente siamo arrivati da vicino al castello e lì c'è la vetta dove dobbiamo arrivare. Ecco, e quella è la vetta dove dobbiamo arrivare. Poi dobbiamo fare tutto il crinale fino ad arrivare all'altra vetta e da lì ridiscendere tutto giù fino al castello di nuovo. Guardate al momento dove siamo.
non siamo nemmeno a metà percorso. E mentre noi continuiamo a salire fra rocce impervie, sta diventando una faticata. Guardate qua Ettore dove sale. Ad un passettino alla volta la vetta la raggiungeremo. È abbastanza pendente e a tratti praticamente si procede in arrampicata, ma guardate qua dove siamo. Piccolo aggiornamento, siamo quasi arrivati ad una delle vette. Poi dovremo scendere fino al lago di Letino per poi risalire sull'altra vetta. Noi arriviamo al lago, poi vediamo un pochettino il da farsi. Adesso vi faccio vedere il cattivo tempo che sta arrivando. Eccoci qua, allora stiamo tornando, arrivati a circa la metà del percorso. Ci ha sorpreso, sapevamo che doveva piovere e è iniziato a piovere. Ci siamo guardati in giro, abbiamo valutato il tutto e ci siamo resi conto che la soluzione migliore era quella di tornare indietro. Penso che in montagna decidere di tornare indietro non sia mai una sconfitta, ma rimane sempre una vittoria. La prima cosa da prendere in considerazione è sempre la sicurezza. Siamo quasi alla fine della nostra escursione, manca poco per arrivare all'auto. Facciamo un breve riassunto della giornata. Il cerchio che volevamo fare non l'abbiamo concluso. Causa un percorso troppo lungo, troppo tecnico, ed arrivati su una delle vette ha iniziato anche a piovere. Però, come dico sempre, in montagna non bisogna aver paura
di ritirarsi. Noi adesso andiamo a prendere Antonio per farci una birra insieme e vi saluto tutti e al prossimo video.